Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di agosto. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a vedere il vostro arcano del mese, le energie a livello personale, poi vedremo gli ambiti, amore, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare. Vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro segno più possibile per farlo vincere. E infine in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi usati nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso procediamo, facciamo un passettino indietro per andare a vedere dove ci eravamo lasciati. Voi avevate l'imperatore. Spesso l'imperatore è associato al potere, anche al controllo, ci permette di fare ordine, di portare stabilità, di prendere delle decisioni importanti, di costruire e anche mantenere quello che abbiamo già costruito. Forse su alcune cose abbiamo bisogno di trovare delle solide soluzioni oppure di stabilire dei confini, di prendere delle decisioni in modo controllato, determinato, quindi abbiamo una bellissima energia che ci accompagna e ci porta verso il prossimo arcano, quindi vedere anche l'evoluzione di questa stessa energia e troviamo per il vostro mese di agosto la carta del diavolo. Non deve spaventare questa carta, spesso chi non conosce il significato ovviamente è abbastanza facile intravedere qualcosa di negativo perché è spesso purtroppo associata alla paura, alla limitazione, all'eccesso, al caos, all'aggressività, alla manipolazione, forse al disordine e confusione mentale o anche di qualcosa che stiamo vivendo. Detto ciò, effettivamente se c'è qualcosa che riguarda un po' le cose che ho snocciolato, allora ci fa capire che è arrivato il momento giusto di fare i conti con qualcosa che ci limita e che ci blocca oppure che abbiamo paura e l'opportunità di switchare totalmente e quindi di eliminare queste limitazioni, di eliminare finalmente questa paura. Però attenzione che ha anche il suo bell'aspetto positivo e intrigante perché è legato all'istintività, alla materialità, alla passione, all'attrazione, anche alla tentazione, alla trasgressione. Quindi dobbiamo capire effettivamente che magari in alcune circostanze abbiamo bisogno finalmente di liberarci e dall'altro lato magari di ascoltare la nostra istintività e quindi cogliere anche delle opportunità che possono aiutarci proprio ad attrarre quello che più ci appassiona, quello che più ci coinvolge nei nostri desideri. E mettiamo questa carta, qui vediamo un po' come si riflette nei vari ambiti. Partiamo dalle energie personali dove all'inizio il 5 di denari ci porta in una dimensione di necessità. Se ci sono delle difficoltà, se c'è senso di abbandono, di allontanamento, di insoddisfazione o anche qualcosa che può essere un po' fastidioso, cioè quando c'è carenza di energie, di voglia, diciamo di desiderio in senso lato, di spese impreviste. Ecco, il 5 ci fa capire che dobbiamo allontanarci e cercare di capire se abbiamo bisogno di aiuto,
appunto quindi cercare aiuto e sostegno, oppure proprio di allontanarci da una situazione di insoddisfazione. Se noi entriamo sempre in una dinamica di bisogno e di necessità, purtroppo, ahimè, rimaniamo in quella situazione. Se invece cerchiamo di allontanarci, e io credo proprio che ci riuscirete perfettamente, perché poi troviamo il sole che porta felicità, sicurezza, una buona energia, luce e chiarezza, magari riconoscimento, riuscita in qualcosa, maggior comprensione anche nelle relazioni. Quindi finalmente qui si vede questa luce e possiamo anche cogliere i frutti del nostro impegno, del nostro lavoro, e anche e soprattutto, come ho detto sin dall'inizio, se stiamo cercando proprio di liberarci di un qualcosa che ci blocca. Come vedete è solo una fase iniziale, forse se abbiamo, come già detto, queste paure, queste limitazioni, se riusciamo subito a fare un certo tipo di cambiamento e di lasciarle indietro, ecco cosa ci aspetta: il sole e le 4 di bastoni. Quindi festa, gioia, cose che funzionano nel modo giusto, di trovare serenità, tranquillità. E poi non solo, il 4 di bastoni ci può far capire che magari può essere anche una fase preliminare di preparazione a qualcosa che avverrà successivamente. E adesso andiamo a vedere insieme l'ambito amore. Ambito amore coppia single, per chi non è interessato o per chi vuole anche cogliere delle informazioni che riguardano amicizia, famiglia, potete ascoltare comunque questi vari passaggi. È ovvio che le indicazioni che darò dovete adattarle a quello che state vivendo. Partiamo con il 9 di denari, poi troviamo il fante di bastoni e il sole. Ecco qui che si riflette anche questa stessa energia. Ambito amore, soprattutto per le coppie e relazioni più importanti, si vede un'ottima fase. Diciamo che la fase del diavolo, quella più positiva, si riflette qui con qualche evento felice, delle opportunità da cogliere, ovviamente da valutare effettivamente, soprattutto se volete realizzare qualcosa. È bello questo 9 di denari che apre il mese in un modo molto positivo, perché ci parla di sicurezza, ci parla di crescita, di benessere e di soddisfazione. Magari abbiamo l'opportunità di potenziare, di migliorare ulteriormente il legame, il rapporto, quindi di fortificarlo o di cogliere, come vi dicevo, degli eventi e delle cose che possiamo realizzare già nel corso del mese, oppure il fante ci sta dicendo che magari abbiamo bisogno di osservare meglio, di prepararci, di curare un po' i dettagli e quindi poi essere ben sicuri di poter proprio realizzare al 100% quello che desideriamo. Nella parte dei single, quindi in questa sezione vediamo la papessa, l'asso di coppe che è molto interessante e il fante di denari. Cosa vogliono dire? Qui abbiamo proprio l'evoluzione, un passaggio da una fase forse o di solitudine o di gestazione, perché la papessa è quella fase in cui stiamo riflettendo, stiamo anche forse per conto nostro, magari per chi veramente non ha nessuno, qui il passaggio è abbastanza netto, cioè noi ce ne stiamo per i fatti nostri e c'è quell'imprevisto positivo, quell'asso di coppe che ci porta un nuovo e rinnovato forse amore, conoscenza, nuova opportunità, e quindi
anche, diciamo, perché no, un nuovo inizio proprio in questo ambito, visto che c'è il fante di denari che ci permette di concretizzare qualcosa e quindi procedere pian pianino in questa nuova conoscenza. Può essere nuova? Assolutamente sì, può essere anche qualcosa di non nuovo, e cioè che magari c'è stata precedentemente e dopo una fase di silenzio, di gestazione o di conoscenza che può essere avvenuta così in un modo molto blando, c'è questo risveglio, c'è questa novità che magari riporta all'attenzione un qualcosa che è già successo precedentemente. Quindi questo lo capirete voi se effettivamente si tratta di un qualcosa di totalmente nuovo, oppure come vi dicevo se c'è già stato un accenno, una conoscenza precedentemente, e allora finalmente si ha l'opportunità di rivedere, di risentire e proprio di accendere qualcosa di coinvolgente, interessante. Adesso vediamo l'ambito materiale, quello del lavoro e delle finanze. Qui troviamo l'asso di bastoni. È un inizio che potrebbe essere positivo per intraprendenza, per un nuovo inizio, per delle nuove opportunità che arrivano, idee, ispirazione, anche un'energia creativa. Può essere un nuovo progetto, può essere anche il superamento della stagnazione, di sbloccare alcune cose. Assolutamente sì, visto che è un'energia abbastanza forte e dinamica. Il 6 di coppe, e poi abbiamo la giustizia. Quell'opportunità potrebbe anche risvegliare delle cose o sbloccare delle cose che avevate già in corso, in fase di sviluppo e di progressione. Può essere anche una cosa che magari avevate anche lasciato, dimenticato, quindi perso nel passato, e c'è l'opportunitità di rivedere e di rivalutare. La giustizia ci dice che soprattutto per le vostre finanze c'è un equilibrio, precisione, chiarezza, ordine, attenzione. Magari è vero che il diavolo in senso lato può portare delle fasi altalenanti, però si vede da parte vostra che il più possibile cercherete di avere questo equilibrio. Quindi anche magari occasioni e circostanze di divertimento, di gioia, il passato ha a che fare anche con i ricordi, rivedere delle persone, soprattutto se siete in vacanza, allora questa lettura è proprio, diciamo, perfetta, che si coglie qualche opportunità e quindi c'è una specie di equilibrio tra queste situazioni e anche quello che state vivendo a livello economico, quindi massimo equilibrio è perfetto. Cosa possono dirvi in più? Cioè, se avete difficoltà è una fase di riequilibrio e quindi riuscirete a gestire tutto al meglio, e anche alcune cose si possono sistemare, soprattutto se ci sono in ballo delle questioni a livello legale e burocratico. Se invece le cose procedono bene, continueranno a procedere meglio, magari avete anche l'opportunità di cogliere una proposta, e questo dico soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro, che ci sia già un qualcosa che magari voi state facendo, però non siete pienamente soddisfatti, magari state cercando qualcosa di più, di meglio proprio per voi, oppure c'è l'opportunità di al momento far fronte alle vostre varie cose perché avete messo dei soldini da parte, state facendo tutta la vostra ricerca, che ci siano ottimi risultati, lo si può vedere effettivamente sia dal cavaliere di denari. Il 10 di spade indica una fase di conclusione effettivamente, quindi vuol dire che vi state portando verso questa nuova fase, e magari dovete intercettare alcune proposte, alcune indicazioni che saranno determinanti in questo periodo. Forse la parte del diavoletto un po' più dispettoso si riflette per chi è alla ricerca, perché si vede una specie di cambiamento, tutto procede, è vero, lentamente, però magari urge
chiudere con alcune cose, fare un nuovo passaggio, se alcune cose non vi soddisfano vuol dire che questo 4 di coppe, diciamo, ci sta dicendo di superare alcune cose, di trovare una nuova idea, di non scoraggiarsi, di non rimanere fermi perché potrebbe continuare una fase di insoddisfazione. Invece se alziamo il nostro sguardo, se vediamo da altri punti di vista o cerchiamo di fare dei cambiamenti, allora lì sì che possiamo trovare quell'opportunità che stiamo cercando. E adesso vediamo l'ultima parte con i segni zodiacali da attenzionare. Con il nostro oracolo astrologico vediamo il Capricorno, poi troviamo il Leone e infine la Bilancia. Non sono usciti i pianeti, quindi vuol dire che alcune cose procederanno come già conoscete, soprattutto con i segni che non sono usciti, invece questi sono determinati nel bene o nel male che devono essere un po' osservati. Magari ci possono essere dei contrasti o alcune cose che possono essere maggiormente favorite a portare delle relazioni un po' più in armonia, magari anche con riappacificazioni, accordi, sostegno, quindi questi sono proprio quelli dominanti per questo mese. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di agosto, ciao!